Ciao a tutti, qui è Betricarico e questo è il mio canale Comprensibile Universo. Oggi andiamo ad affrontare la dimostrazione del teorema del confronto, che è un teorema estremamente utile per risolvere alcuni limiti. Allora, incominciamo con l'enunciato. Nell'enunciato del teorema del confronto vedrete che ci sono tre funzioni, quindi siano date h, f e g, tutte funzioni definite nello stesso intorno h di un punto x0, con eventualmente l'esclusione del punto x0, cioè non è necessario che queste funzioni siano definite in x0, ci basta che x0 sia un punto di accumulazione. Se per ogni x appartenente a questo intorno si verifica che f è compresa tra h e g, quindi hx minore o uguale di f di x che a sua volta è minore o uguale di g di x, e se in più sappiamo che il limite quando x tende a x0 di h è uguale al limite quando x tende a x0 di g e questo limite vale L, allora possiamo dire che il limite quando x tende a x0 di f è pure lui uguale ad L. Quindi in una certa misura le funzioni h e g forzano f ad avere lo stesso loro limite quando x tende a x0. H e G comprimono, racchiudono la funzione f, la costringono ad avere, forzano la funzione f ad avere il limite L. Questo teorema viene anche chiamato in italiano il teorema dei due carabinieri e nel mondo anglosassone invece the Sandwich Theorem o the Squeezy Theorem. Andiamo a fare la dimostrazione. Dunque, la nostra dimostrazione parte da questo. Innanzitutto dobbiamo andare ad utilizzare le nostre due ipotesi relative ai limiti delle funzioni g ed h e usare la definizione di limite che quindi dobbiamo andare a riprendere. Allora, fissiamo un epsilon arbitrario maggiore di 0. Possiamo dire che sicuramente esiste un intorno I1 di x0. Naturalmente noi lo potremo sempre scegliere contenuto, un intorno che sia contenuto nell'intorno h, che era quello in cui vigeva la disuguaglianza tra le nostre tre funzioni, quindi esiste, fissato il nostro epsilon, esiste I1 di x0, tale che per ogni x appartenente a I1, con eventualmente naturalmente l'esclusione del punto x0, sappiamo che g è compresa tra L meno epsilon ed L più epsilon. Questa è la definizione di limite per x che tende a x0 di g di x uguale ad L. Adesso andiamo a usare l'altra ipotesi, e cioè il limite quando x tende a x0 di h è uguale ad L. Anche in questo caso, con lo stesso epsilon, possiamo dire che esiste un intorno I2 di x0, tale che per ogni x appartenente a I2, con l'eccezione eventualmente del punto x0, h di x è compresa tra L meno epsilon ed L più epsilon. Naturalmente anche in questo caso I2 lo possiamo scegliere internamente ad H. Ma allora, che cosa succede quando x appartiene a I1 intersezione I2? Questi due intorni sicuramente hanno un'intersezione non nulla perché sono entrambi interni ad H e le nostre due funzioni f e g hanno i limiti che abbiamo appena visto nelle due ipotesi. Allora, quando x appartiene all'intersezione di 1 e di 2, si verificano queste tre cose. Innanzitutto vale una delle ipotesi del teorema, e cioè che f sia compresa tra g ed h. Poi valgono le due disuguaglianze che abbiamo ora scritto e che si riferiscono proprio alla definizione di limite, e cioè g di x compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon, h di x compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon. Allora, mettiamo tutto insieme e incominciamo. L meno epsilon è minore di g e quindi lo andiamo a scrivere, ma g, guardate qui, è minore o uguale di f e lo sono andata a scrivere. Ma a sua volta f è minore o uguale di h e
quindi sono andata a scrivere ma poi h è minore di L più epsilon e la sono andata a scrivere. Quindi vedete c'è una sorta di catena di disuguaglianze che si costruisce a partire dalle disuguaglianze che siamo andati a vedere, a costruire nel corso della dimostrazione. Prendiamo adesso questa parte della disuguaglianza, gli estremi della disuguaglianza è f. Possiamo riscrivere in questa maniera, cioè abbiamo ottenuto che f è compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon. Quindi, che cos'è che abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che comunque noi si fissi un epsilon maggiore di 0, riusciamo a trovare un intorno di x0, I1 intersezione I2 è a sua volta un intorno di x0, tale per cui per ogni x appartenente ad I, eventualmente privato di x0, f di x è compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon. In questo caso abbiamo semplicemente dimostrato che il limite per x che tende a x0 di f di x è uguale ad L, perché questa scrittura che abbiamo appena ricavato altro non è se non la definizione proprio di limite. Quod erat demonstrandum. Alla prossima!